L'aspetto fisico conta? Parliamone oggi in questo nuovo video. Ciao amici, siete in compagnia di Irene Antonucci, attrice, director, formatrice di recitazione e comunicazione. Se volete avere maggiori informazioni sul mio corso di formazione, scrivetemi a info.ireneantonucci@gmail.com. Ma soprattutto, vi siete già iscritti al canale? Se non l'avete fatto, mi raccomando, fatelo subito. Come sapete, io in questo momento vivo in Colombia, la mia carriera è dall'altra parte del mondo, pur essendo di origini italiane, ormai mi ritengo italo-colombiana e recito, lavoro totalmente in spagnolo, che è una nuova lingua per me, e se non conoscete la mia storia andate a guardare i precedenti video. Questo è un video che fa parte della sezione tutorial per attori, ce ne sono tantissimi e gratuiti qui su questo canale, quindi lasciate subito un like, condividete con i vostri amici, lasciatemi un commento qui sotto. Ma iniziamo subito. Oggi parliamo dell'aspetto fisico. Allora, a volte ho letto alcuni di voi che mi hanno scritto: mi sento giudicato sul mio aspetto fisico, ed è curioso, non irrilevante come aspetto, sebbene mi lascia molto riflettere, in quanto spesso si pensa che per fare l'attore, l'attrice, bisogna avere un certo aspetto fisico o bisogna avere una certa età. L'attore può lavorare a qualsiasi età, con qualsiasi tipo di fisico, dipende dal ruolo che deve interpretare. Quindi non fatevi ingannare da coloro che dicono che dovete essere per forza dei modelli per fare gli attori. Certo è, curare il proprio corpo e avere, diciamo, un amor proprio, perché qui si parla di amor proprio, quindi allenarsi, allenare la mente come allenare il fisico, fa parte di un buon costume di ognuno di noi. Mangiare una buona alimentazione sana per la nostra salute, quindi tutto riguarda la nostra salute e l'amore che abbiamo verso noi stessi. Certo è che però se uno non ha il fisico da modello, non è detto che non può fare l'attore, ci saranno ruoli che saranno adatti per lui, per lei, quindi togliamoci dalla testa questi commenti che ci arrivano veramente di cattivo gusto, perché vanno a inficiare l'insicurezza dell'individuo. Siamo delle persone in primis, poi dopo siamo dei professionisti, attori, artisti, eccetera eccetera eccetera, siamo delle persone, quindi mettiamoci in testa che dipende dal ruolo che si deve interpretare. È fondamentale sì avere una certa disciplina, come in tutte le cose, ma ricordiamoci che gli attori di Hollywood, Bridget Jones, lei è fantastica, cioè come tantissimi altri, come Schwarzenegger, come non lo so, tantissimi, cioè ora vi vorrei fare veramente un elenco infinito di attori che dimagriscono, ingrassano, sembrano del tipo, non lo so, delle robe flessibili a seconda del ruolo, senza alcun tipo di problema, e proprio perché la loro bravura va oltre quello che è l'aspetto fisico, perché per quel ruolo vogliono che l'attore abbia 10 kg in più, pronti, 10 kg in meno, pronti. Essere anche disponibili per quanto riguarda l'aspetto fisico, vi metto questa piccola, insomma, nota all'interno di questo video: essere disponibile a un cambio di look, quello sicuramente sì, cioè oggi magari a me per un ruolo serve essere castana, domani bionda, dopodomani covriso, rossa, ramata, ecco. Dipende. Avere però una disponibilità a cambiare il proprio aspetto, questo sì che è fondamentale. Ecco, questo è un punto sul quale mi soffermerei. Se avete intenzione e voglia di sperimentare ruoli differenti, siete disponibili al vostro cambio di look senza che ciò comprometta la vostra identità e vita personale, ecco, avere questo tipo di flessibilità sicuramente vi aiuta. Ora, ve lo consiglio? Io personalmente sono disposta a cambiare il mio look e il mio aspetto fisico. Io personalmente Irene, però questa è una scelta personale e nessuno vi potrà dire quello che è giusto e quello che non è giusto, sempre che ciò non oltrepassi quelli che sono i vostri confini, rispetto al quale, oltre alle quali voi mai andrete.
se questo non oltrepassa quelli che sono eventualmente i vostri confini. Diverso è limiti, che è un'altra cosa, perché limiti io più li associo a per esempio limiti mentali. Avrete i confini e definire la soglia oltre la quale io come attore decido di non andare. Per esempio decido di non fare determinate scene, abbiamo parlato per esempio in un video specifico scene di sesso, se non l'avete visto insomma andatelo a vedere perché è molto interessante, vi parlo dell'approccio che si può avere in determinate scene. Così come per esempio io posso decidere che per esempio il mio capello non voglio maltrattarlo o non ho intenzione di prendere 10 kg per fare quel ruolo. Discrezione personale, nessuno potrà dirvi quello che è giusto fare e quello che non è giusto fare, dipende dal singolo individuo, da quello che ha intenzione di fare con la propria carriera e con la propria immagine. Quindi nel momento in cui appunto vi sentite attaccati o giudicati per l'aspetto fisico, ricordatevi che niente nessuno potrà dirvi se siete belli, meno belli, tutti siamo belli. Ognuno di noi è unico a proprio modo, ve lo dico sempre, quindi veramente non fatevi buttare giù da questo tipo di commenti, sentitevi orgogliosi di ciò che siete, grassi, magri, alti, bassi, biondi, mori, siamo unici. Irene, Giuseppe, Francesco, Giuseppina, Oliana, insomma ognuno di noi è unico a proprio modo. Pertanto se parliamo di avere un buon costume e curare la propria immagine, sì per amor proprio, sì per salute, se parliamo di cambio di immagine al servizio del personaggio, sì, sempre e laddove siamo disposti a metterci in gioco e fino a quanto siamo disposti ad arrivare per sperimentare nuovi ruoli, nuovi personaggi, nuove esperienze, eccetera, eccetera. Spero di essere stata esaustiva con questo video, io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo a un prossimo video e vi aspetto sempre qui puntualissimi, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Un bacio, ciao da Irene!